Casa Caroseno si trova in Puglia, nelle campagne di Castellana Grotte, circondata da un territorio tipicamente agricolo, fatto di campi di grano, fatto di alberi da frutto, ciliegi e ulivi. Per accedere alla casa si percorre una strada rurale cinta dai tipici muretti a secco pugliesi e in qualche modo questi ci introducono alla vita di campagna scandita da un tempo lento, dalle stagionalità e dal variare della luce all'interno del territorio. Quando siamo stati chiamati a progettare Casa Caroseno, siamo prima venuti a conoscenza della storia di questo luogo e parlando con i committenti abbiamo scoperto che questa abitazione esistente, quindi era stata costruita già dai nonni in maniera informale. Noi siamo stati chiamati a creare una sorta di fil rouge fra quello che era la storicità di questo luogo e il suo rapporto, la sua architettura con il territorio. Infatti la storia di questo luogo parte proprio dai nonni di questa famiglia che passavano, dopo una lunga giornata nei campi, il loro tempo all'interno di questa casa per trovare un momento di ristoro, di svago e di riposo. Da qui poi nelle generazioni è diventato il punto di riunione di tutta la famiglia, dei momenti celebrativi, dei momenti di festa, e da questa loro vocazione alla riunione, al celebrare e all'accogliere anche i loro amici, le persone, è nata la volontà da parte della committenza e quindi dei nipoti dei proprietari di aprire le porte a questo spazio e farlo diventare così una struttura ricettiva. La struttura è composta da 2 volumi. Il primo, quello corrispondente al nucleo preesistente, è stato rivisitato esternamente con l'obiettivo di conferire un'architettura che fosse più armoniosa e più legata al territorio. I prospetti e le sue aperture sono stati rimodulati in maniera tale da incorniciare il territorio e creare un rapporto più forte tra l'interno e l'esterno. Il gesto principale è stato quello di introdurre un patio sul fronte principale scandito da 3 arcate. Quindi una sorta di nartece, uno spazio che potesse accogliere i suoi ospiti all'interno. Mentre il secondo volume è stato progettato come un'aula unica con tetto a doppia falda. Internamente il corpo principale è composto da 2 camere da letto con le relative sale da bagno. E una living room e una cucina. Grande attenzione è stata posta alla ricerca stilistica degli arredi del corpo principale, unendo dei pezzi di recupero insieme a elementi iconici di design degli anni 50 e 60, anni in cui la villa è stata costruita, come per esempio il tavolo di Frattini all'interno della sala da pranzo o il tavolino di Afra e Tobias Scarpa nella zona living. Il giardino è parte integrante del progetto. I 2 volumi sono interconnessi tra di loro attraverso una rete di percorsi che attraversa il paesaggio. La vegetazione è stata volutamente conservata in loco. Sono state semplicemente introdotte alcune specie autoctone, come se fosse la campagna ad entrare all'interno del lotto. All'interno del giardino prende posto la piscina, la quale è stata rivestita in pietra dai toni verde scuri, tale da potersi mimetizzare con la vegetazione circostante.
materiali che abbiamo utilizzato per entrambi gli edifici, quindi sia il corpo principale sia per il corpo secondario, negli esterni e negli interni, sono materiali del luogo, legato anche all'idea che era una casa di campagna, non era una casa nobile, e quindi volevamo riportare quelli che erano i materiali pugliesi semplici. Significa l'uso del coccio-pesto, che è un materiale povero, un materiale di scarto. Le pitturazioni che sono state utilizzate sia per l'esterno sia per l'interno invece sono le calci. L'unico elemento un po' più pregiato, ma in Puglia è un materiale molto utilizzato e trovato in maniera molto facile, era appunto la pietra che è stata declinata in 2 modi diversi per alcuni arredi e finiture. Per esempio lo troviamo nella sua finitura di pietra a spacco, quindi un po' più ruvida, un po' più rurale per l'appunto, in alcuni spazi dei bagni e delle sale da bagno. Il nostro compito è quello di riportare alla luce attraverso l'architettura quella che è la storia di un luogo, e mantenendo però sempre il rispetto del territorio.